Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in Scenes and Scents. Hai mai letto una recensione di profumi e trovato termini come sillage, dry down, accordo, proiezione, senza sapere esattamente cosa volessero dire? Oggi provo a spiegarti parte del lessico base della profumeria appoggiandomi a qualcosa che probabilmente conosci già, ovvero la musica. Disegneremo dei parallelismi tra le due discipline per portarci a casa dei concetti nel modo più chiaro e semplice possibile. Alla fine del video avrai un piccolo dizionario mentale che ti renderà un po' più semplice, spero almeno, comprendere i profumi, le recensioni, le piramidi olfattive e quant'altro. Sigla e partiamo! Partiamo proprio dalle basi. Cos'è una nota in profumeria? La nota è quel singolo odore percepibile all'interno di una composizione profumata. Può essere di origine naturale o sintetica e viene classificata in base alla sua volatilità come nota di testa, di cuore o di fondo, ma su questo aspetto ci torniamo dopo. Come nella musica, anche in profumeria, la nota è il suono più piccolo e indivisibile, non può essere scomposta in nient'altro, è proprio l'elemento base del suono. E dalle note passiamo all'accordo. Cos'è un accordo in profumeria? L'accordo è la combinazione di due o più note che fuse insieme generano una percezione olfattiva unitaria, nuova e distinta e diventa riconoscibile in sé, quindi esempio un accordo legnoso, un accordo gourmand. Quando premi più tasti del pianoforte insieme, non senti più le singole note musicali, senti qualcosa di nuovo, un insieme di suoni, si spera in armonia, che la singola nota da sola non può generare. L'accordo olfattivo funziona allo stesso modo. Più note si fondono e creano un odore nuovo. Ma andiamo avanti e passiamo alle famiglie olfattive. Cos'è una famiglia olfattiva? La famiglia olfattiva in profumeria è un sistema di classificazione che raggruppa i profumi in categorie omogenee in base alle loro caratteristiche olfattive predominanti. Le famiglie principali sono la floreale, legnosa, esperidata, cuoiata, muschiata, aromatica, chiffre. Possiamo paragonare le famiglie olfattive della profumeria ai generi musicali: jazz, classica, dance, elettronica. Ogni genere ha le sue regole, i suoi strumenti, i suoi ritmi e soprattutto evoca delle atmosfere riconoscibili. Ma passiamo agli assoli. Cos'è un profumo solinota? Un solinota è un profumo costruito intorno a una nota dominante. Tutti gli altri ingredienti della composizione esistono solo per sostenere quella nota, mai per sovrastarla. Quando la nota predominante è specificamente un fiore, si parla di soliflore. In musica immaginiamo di mettere un solo strumento al centro del palco con tutta la luce puntata su di lui e nessun altro. Il solinota è praticamente l'equivalente dell'assolo di uno strumento musicale. E passiamo al dry down. Cos'è il dry down in profumeria? Il dry down è l'evoluzione olfattiva del profumo sulla pelle nella sua fase finale, orientativamente qualche ora dopo il momento della vaporizzazione. È quel momento in cui le note più volatili del profumo, quelle di testa, sono già evaporate e quindi sono sparite dal nostro radar olfattivo. Per fare un parallelo con la musica, immaginiamo un'orchestra enorme che parte fortissimo a suonare con tutti gli strumenti in un brano esplosivo e gli strumenti via via cominciano a uscire uno a uno fino a che il brano scende e finisce. A proposito di evoluzione di un profumo nel tempo e quindi delle note di testa, di cuore e di fondo, vi rimando a questo video dove spiego la piramide olfattiva dei profumi tramite un programma di graphic design e una mela. Ma andiamo avanti ed è il turno della proiezione. Cos'è la proiezione di un profumo? La proiezione è la capacità di un profumo di diffondersi nello spazio intorno a chi lo indossa. Si può misurare in termini proprio di distanza alla quale il profumo risulta percepibile da chi è intorno. Facciamo un esempio per quanto riguarda la musica. Un triangolo suonato all'interno di una stanza produce un suono molto diverso in termini di volume
e diffusione nello spazio rispetto a un ensemble di ottoni all'interno di un teatro d'opera. Allo stesso modo, un profumo con alta proiezione è un profumo che ti riempie una stanza, mentre un profumo a bassa proiezione, per sentirlo devi avvicinarti proprio alla pelle, ed è quello che viene chiamato comunemente skin scent per l'appunto. Il concetto di proiezione si sovrappone in parte, ma non del tutto, a quello di sillage. Cos'è il sillage? Il sillage, en français, è quello che noi in italiano chiamiamo comunemente scia, ed è quella che praticamente tutti o quasi tutti, io no, a dire il vero, però quasi tutti cercano in un profumo. Il sillage o scia è la traccia olfattiva che un profumo lascia nell'aria al passaggio di chi lo indossa. In parte, presuppone la proiezione, diciamo, quindi nello spazio, ma il sillage rispetto alla proiezione aggiunge la componente del tempo. La scia è quello che rimane in un ambiente dopo che la persona ha lasciato quell'ambiente. Per fare un parallelo in musica, immaginiamo un assolo di pianoforte e il pianista che esegue l'ultimo accordo. Le vibrazioni prodotte sulle corde continueranno a farsi sentire anche dopo il momento in cui il pianista avrà sollevato le sue mani dal pianoforte. Diciamo che il sillage o scia può essere paragonato al riverbero di un suono nel tempo. E passiamo a un termine che ha più a che fare con il marketing e la parte commerciale dei profumi, che è il flanker. Cos'è un flanker in profumeria? Il flanker è la variante commerciale di un profumo già esistente, sviluppata a partire dal DNA del profumo originale, ma con una riformulazione parziale. Il flanker condivide tipicamente con il profumo originale il nome, la boccetta, che può eventualmente cambiare in termini di colore, e alcune note caratteristiche e riconoscibili nel profumo di riferimento, pur presentando comunque un profilo olfattivo leggermente distinto. Nel mondo musicale il flanker potrebbe essere paragonato alla cover di una canzone, con arrangiamento diverso, mood diverso, intenzione diversa, ma quella canzone originale resta assolutamente riconoscibile e quello che è cover viene subito individuato come cover. Bene, per oggi abbiamo concluso con questa prima parte di termini dedicati al lessico di base della profumeria, e fatemi sapere se può essere utile una seconda parte, sempre dedicata al lessico della profumeria, che però secondo me rende meglio con il paragone ad altri linguaggi, in questo caso visivi, quindi relativi all'arte e alla fotografia in particolare. Se vi piace l'idea di raccontare i profumi tramite linguaggi visivi di vario genere, quindi cinema, arte, graphic design, musica, allora iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana, spero, con un altro contenuto su fragranze e linguaggi sinestetici di vario genere. Grazie mille, ciao a tutti!